Ogni mattina apriamo gli occhi, ci alziamo, ci laviamo, prepariamo la colazione, mangiamo e lavoriamo, studiamo, scherziamo, ci arrabbiamo, traffico, spesa e torniamo a casa. Televisione, cellulare, disastri naturali. Ceniamo, un po' di scroll sul telefono e buio. E poi apriamo nuovamente gli occhi. Ci alziamo, ci laviamo, prepariamo la colazione. Entriamo in auto, siamo nel traffico. Radio. Un po' di leggero sarcasmo. Poi altre notizie negative. Attentati, pandemie, stragi, telefonate. Discutiamo, facciamo la spesa. E infine, buio. Per giorni, per anni, forse per sempre. C'è un dettaglio che ti è sfuggito. Un gesto piccolissimo, paragonabile al volo di una farfalla in un immenso prato. Tutto parte da qui. Da noi che apriamo finalmente gli occhi. Ora ti faccio la prima domanda di questo documentario. Te ne farò tante, ma questa probabilmente è la più importante. Prima però chiudi gli occhi. Ora conterò fino a 5 e quando arriverò a 5 riaprili. 1, 2, 3, 4, 5. La domanda è questa. Sei sicuro che i tuoi occhi siano aperti? Straordinaria del TG2. Aprire gli occhi è diventato per molti qualcosa di meccanico, se ci pensi, quasi come respirare. Ma guardare e capire sono due cose completamente diverse. La maggior parte delle persone vivono le proprie giornate proprio come se fossero bendate, seppur con la convinzione di scegliere il meglio per loro. E alla fine finiscono a vivere un'esistenza che non rispecchia nel modo più assoluto le loro aspettative. Dicono infatti che il tempo aggiusti le cose, ma non è così. Ti hanno letteralmente preso in giro. Il tempo semmai le nasconde, ma non le risolve per noi. Oggi per te c'è la possibilità di fare finalmente quel primo passo, di iniziare ad aprire davvero i tuoi occhi. Per il bene delle persone che ami, per il bene del pianeta, per i più deboli, ma soprattutto per il tuo di bene. Apri gli occhi, fallo per te. In questo momento non sto respirando. Poco male. I miei polmoni sono gonfi d'ossigeno. Sento di avere il controllo della situazione. Anzi, devo dire che il silenzio mi rilassa. L'acqua mi culla. Il tempo passa, ma sembra sempre più lento. E le mie sicurezze cominciano un po' ad incrinarsi. L'ossigeno diminuisce e il corpo ha sempre più bisogno di aria. L'acqua che prima mi cullava, adesso inizia a preoccuparmi. Ecco, questo è quello che accade alla maggior parte delle persone là fuori. Inizia una nuova giornata, un nuovo lavoro, una nuova relazione, con i polmoni belli gonfi di aspettative. Ma poi il tempo passa e iniziano a sentirsi sempre più spenti, demotivati e senza una visione per il proprio futuro. Vedi queste bollicine che escono dal mio naso? È la tensione. Ora l'acqua mi fa paura. Ho bisogno d'aria. Devo respirare il prima possibile. E così anche nella vita. Le persone che iniziano colme d'ossigeno, di sogni, di grandi ambizioni, lentamente ma inesorabilmente si svuotano, si spengono, fino ad arrivare al punto in cui si sentono addirittura soffocare. Bloccate in una vita che non amano, ma di cui rassegnate iniziano ad accontentarsi. È così che vuoi vivere? Rincorrendo una boccata d'aria? Ma partiamo dal principio. Tutto nasce da un desiderio. Ognuno di noi ne ha uno. Una famiglia, avere più soldi, non avere debiti, un lavoro più appagante o semplicemente un po' di tempo libero in più. Qualunque esso sia, tutto parte da lì. E mentre all'inizio ci illudiamo che una linea retta ci porti con facilità a raggiungerlo, dopo un po' capiamo che gli ostacoli e le deviazioni rendono questa rincorsa sempre più sfiancante. Iniziamo a percepire un nemico invisibile che ogni volta che sembra che siamo quasi arrivati al traguardo ci mette i bastoni tra le ruote. Appena inizi a vedere uno spiraglio di luce, sembra di tornare al punto di partenza. Così un giorno dopo l'altro le persone si scoraggiano
e finiscono intrappolate in due gabbie mentali. Quella dell'irresponsabile, che crede che la vita ce l'abbia con lui. È il più sfortunato e non gliene va bene nemmeno una. Si lamenta di tutto e di tutti. E poi c'è l'imbrigliato, che al contrario ha provato a cambiare, si è impegnato tanto. Ha capito che lamentarsi non lo avrebbe mai portato alla vita che desiderava. Aveva anche delle strategie, ma sempre preso da troppi impegni, stressato e defocalizzato, si è ritrovato a girare nella famosa ruota del criceto, senza riuscire a realizzarsi davvero. Non mi stupisco quando leggo le statistiche. L'Italia, purtroppo, è un paese infelice. Il 28% degli italiani dichiara di non essere felice della propria vita. Altre indagini ci portano al risultato che purtroppo un italiano su 5 fa utilizzo di psicofarmaci e i malati cronici dipendenti dai farmaci sono in costante aumento. Il dato di fatto è che le persone si sentono sempre più tristi, malate e senza una prospettiva per il proprio futuro. Ma tutto questo è inevitabile? Assolutamente no. E allora perché accade? Perché le persone hanno difficoltà a trovare la felicità? Perché davvero in pochi riescono ad avere relazioni serene? Perché sono pochissime le persone soddisfatte del proprio lavoro? Perché 7 italiani su 10 hanno problemi con i soldi? È proprio questo l'obiettivo del documentario. Farti aprire gli occhi. Farti capire il perché, andare davvero alla radice, alla vera causa del problema. Ma la vera domanda è: tu sei pronto ad aprire gli occhi? Perché da oggi tutto cambia. Prima di iniziare però voglio chiarire una cosa molto importante. Non è colpa tua. Se la tua vita non è come vorresti, non sei rotto, non sei sbagliato, non hai il gene dell'infelicità o dell'insuccesso. Sun Tzu diceva: conosci il tuo nemico. Ma io ti chiedo, tu lo conosci il tuo? Non è colpa tua, questo è sicuro, ma la responsabilità di conoscere chi è il tuo nemico, quella è solamente tua. Anche perché il nemico sa benissimo che la mente umana è facilmente influenzabile e usa ogni strategia possibile per guidare la maggior parte delle decisioni che di fatti poi si basano su illusioni cognitive. Te lo dimostro. Vedi questi due tavoli? Se io ti domandassi se è più lunga la linea verticale del tavolo di sinistra o la linea orizzontale del tavolo di destra, cosa mi risponderesti? Che è più lunga la verticale di sinistra, giusto? Ma guarda cosa accade se invece traccio le due linee e le metto una di fianco all'altra. La lunghezza è la stessa. I tuoi occhi ti hanno ingannato. E la cosa più assurda è che se tolgo le linee, i tuoi occhi e la tua parte irrazionale torneranno ad ingannarti. È come se non avessi imparato nulla da quello che ti ho appena mostrato. Ora infatti ti faccio un altro esempio. Guarda questo cubo e dimmi i colori dei due quadratini indicati dalle frecce. Quello sopra è marrone, quello sotto è giallo. Ora guarda cosa accade quando tolgo tutti gli altri colori. I due quadratini sono dello stesso, identico colore. I tuoi occhi ti hanno ingannato un'altra volta. Non sei stato in grado di vedere qualcosa di così semplice che avevi proprio lì, sotto i tuoi occhi. Un'altra illusione ottica. Ma se commetti questi errori con i tuoi occhi, quante possibilità ci sono che tu sia indotto a commetterli anche con la tua mente? Vediamolo insieme. Guarda questo grafico. È il grafico che mostra la percentuale di donatori in alcuni paesi europei. Sulla sinistra abbiamo percentuali di donatori molto basse e sulla destra molto alte. Potresti pensare che questo dipenda da fattori politici, sociali o religiosi, ma se guardi con attenzione noti che paesi culturalmente e storicamente molto vicini hanno percentuali opposte. Allora da cosa dipende questa diversità? Semplice, nei paesi di sinistra hanno usato un modulo dove si chiedeva di spuntare una scritta come questa per unirsi al programma di donazione organi. Le persone non hanno spuntato la casella e quindi la maggior parte della popolazione non è entrata nel programma di donazione. Nei paesi di destra invece la scritta chiedeva proprio il contrario. Se spunti questa casella non ti unirai al programma di donazione organi. Le persone non hanno spuntato la casella e quindi automaticamente sono entrate nel programma di donazione organi. E questa si chiama illusione cognitiva. Sei ancora convinto che a scegliere sei tu? Quando il nemico sa essere così subdolo è davvero difficile scovarlo. Si intrufola in ogni impensabile esperienza quotidiana. Così spesso le persone purtroppo, senza rendersene conto, si trovano intrappolate in un circolo vizioso, dove il raggiungimento dei propri obiettivi e la propria serenità sono costantemente sabotati
da interessi egoistici di coloro che detengono il potere. Ci bombardano costantemente con messaggi di insoddisfazione, inadeguatezza e ci vendono illusioni di felicità attraverso consumi materiali e superficiali. Siamo costantemente stimolati a pensare a breve termine, a prendere più che possiamo senza visione e progettualità. Ci portano a dire goditi la vita finché puoi. Ci vogliono infelici perché fondamentalmente un popolo infelice è un popolo facilmente manipolabile e ovviamente più propenso a soccombere alla paura, alla rabbia e alla disperazione. E in quel caos emotivo tutti continueranno a comprare oggetti che non servono, a mangiare cibo che non nutre veramente, a curare sintomi anziché cause e ad avere comportamenti tossici sia fisici che psicologici. Ora immagina il classico topolino nel suo labirinto. Fiuta il formaggio, svolta prima a destra, poi a sinistra, poi si avvicina al formaggio, ormai sente l'odore, è lì a pochi centimetri. Ma poi dall'alto qualcuno prende il formaggio e lo allontana. A quel punto il topolino ricomincia la sua corsa nel labirinto e così fino allo stremo delle sue forze. Quello che voglio fare con te oggi è capire di chi è quella mano. Chi è che costantemente ci allontana dalla nostra serenità giorno dopo giorno. Per fare questo dobbiamo studiare a fondo il nostro labirinto, il mondo che ci circonda. Andremo infatti ad analizzare le 3 aree che sono la base della nostra società. Il contesto economico nel quale viviamo, il sistema sanitario che si prende cura di noi e infine l'istruzione, il sapere. In questo documentario ti condurrò in un viaggio attraverso la tela intricata del nostro mondo, dove la ricchezza e l'abbondanza ci sono, ma la felicità sembra un'oasi per pochi. Una società che ci vuole poveri al punto giusto, malati al punto giusto, soli al punto giusto, né troppo poco. Ma seguimi un attimo. Se non combatti per la tua gioia, per la tua dignità, per un mondo in cui ogni individuo possa davvero vivere una vita piena e appagante, per cosa vale la pena combattere? Insieme e in modo pacifico possiamo sconfiggere quella mano che pensa di giocare con noi come se fossimo tante piccole cave da laboratorio e che mette continuamente in pericolo il nostro diritto alla felicità. Facciamo un altro gioco. Ora prova a visualizzare nella tua mente un edificio imponente, anonimo e grigio, magari anche di molti piani e con una recinzione attorno. Dentro l'edificio è composto su ogni piano da lunghi corridoi sorvegliati e di lato ci sono, una dopo l'altra, piccole stanze sovraffollate. Ora immagina che questo edificio abbia anche un cortile, spesso in cemento, anch'esso all'interno della recinzione. Magari lì puoi vedere un campo da basket tutto rovinato e un paio di porte da calcio ma fatiscenti e poco altro. Un carcere, giusto? Beh, in questo caso potrebbe anche essere, ma la risposta è sbagliata. L'edificio che ti ho descritto ricalca la struttura della maggior parte delle scuole italiane e in generale anche quelle degli altri paesi. Pensaci, il luogo preposto ad introdurci alla vita, ad educarci, a farci crescere, a farci diventare donne e uomini sapienti e quindi liberi, è identico all'edificio utilizzato da secoli per togliere la libertà alle persone. Strano, vero? Beh, prima di analizzare tutte le anomalie del sistema scolastico, vorrei fare una importantissima premessa. Voglio ringraziare tutte quelle persone, insegnanti, presidi, ricercatori, collaboratori scolastici che ogni giorno, con paghe spesso da fame, si fanno in 4 per istruire, educare, preparare le nuove generazioni al mondo che verrà. E spesso sono proprio loro, in prima fila, a lottare contro un sistema che purtroppo ha più di qualcosa che non va. E adesso lo vedremo. Sentiamo spesso parlare di insegnanti che trovano modi nuovi e originali per far innamorare gli studenti della scienza, della matematica, della letteratura. Presidi che vanno addirittura a casa a convincere i ragazzi a tornare in aula. Il paradosso comincia proprio da qui. Gli insegnanti, colonna portante per l'educazione e quindi la crescita di ogni individuo, sono sottopagati e spesso messi nelle condizioni peggiori per svolgere un compito così prezioso. E indovina un po' da chi? Proprio da quel sistema, quello educativo, che dovrebbe supportarli. I segni dell'inefficacia del sistema scolastico sono evidenti e oggettivi. L'obsolescenza dei metodi di insegnamento,
la mancanza di risorse finanziarie e programmi di studio che sono statici e non tengono conto delle esigenze individuali degli studenti o dei cambiamenti del mondo esterno. Secondo uno studio condotto dal National Center for Education Statistics, solamente il 26% degli insegnanti negli Stati Uniti ritiene di essere ben preparato ad utilizzare la tecnologia in classe. Ma a chi conviene tutto questo? Il sistema educativo, nella maggior parte dei paesi, è stato sviluppato, concepito e modificato non tanto per sviluppare le potenzialità di ogni studente, ma per fini politici, religiosi ed economici. Il teologo tedesco August Hermann Francke è considerato da molti il padre dell'educazione pubblica moderna occidentale. Benefattore, fonda orfanotrofi, scuole per poveri e sembra dare opportunità a chi in quegli anni non poteva avvicinarsi al sistema scolastico. Ma c'è un però. È interessante vedere come nei suoi scritti filosofici Francke vedeva gli studenti incapaci di autoregolarsi, propensi all'ozio e al peccato. Il suo obiettivo, infatti, era quello di indebolire la volontà individuale, rendere addomesticato lo studente. Dopo anni, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, nasce negli Stati Uniti, anche grazie al magnate Rockefeller, il General Education Board. Milioni di dollari iniettati all'improvviso all'interno del sistema scolastico. A quale scopo? Sicuramente non per creare filosofi, artisti o futuri membri della classe dirigente. Figuriamoci se il veleno crea il suo stesso antidoto. L'unico scopo fu quello di creare persone che potessero essere al servizio di un'economia manifatturiera. Certo, qualcuno potrebbe anche dire che c'era anche l'intento filantropico di sviluppo ed emancipazione sociale. Ma educare le persone a rispondere semplicemente a degli ordini è vero benessere? È vera filantropia? Adesso ascolta bene. Nel nostro sogno abbiamo risorse illimitate e le persone si arrendono con perfetta docilità alla nostra mano plasmatrice. Le attuali convenzioni educative svaniscono dalle loro menti e, non ostacolati dalla tradizione, operiamo la nostra buona volontà su una popolazione rurale, grata e reattiva. Non cercheremo di trasformare queste persone o qualcuno dei loro figli in filosofi, uomini di cultura o uomini di scienza. Non dobbiamo suscitare tra loro autori, editori, poeti o uomini di lettere. Non cercheremo embrione di grandi artisti, pittori, musicisti, né avvocati, medici, predicatori, politici, statisti, di cui abbiamo un'ampia scorta. Il compito che ci poniamo davanti è molto semplice e anche molto bello. Formare queste persone come troviamo loro, ad una vita perfettamente ideale proprio dove sono. Quindi organizzeremo i nostri figli in una piccola comunità e insegneremo loro a fare in modo perfetto le cose che i loro padri e le loro madri fanno in modo imperfetto, nelle case, nei negozi e nella fattoria. Questa qui è la filosofia del General Education Board. L'indottrinamento dei nostri nonni e bisnonni ha creato un ordine sociale controllato da una ristretta cerchia di persone. Ma oggi è tutto cambiato, giusto? Siamo liberi di scegliere, abbiamo noi il controllo. Siamo veramente sicuri di questo? Lo studente fin da piccolo è imbrigliato in un sistema scolastico obbligatorio che lo costringe ad apprendere la versione accettata della realtà. Indovina un po' perché? Proprio per adattarsi a quello stampo specifico desiderato dall'elite. E chi non rientra in questo schema viene o espulso o emarginato o, nella peggiore delle ipotesi, medicato. Un altro elemento interessante di sviluppo del sistema educativo avviene negli Stati Uniti intorno agli anni 30. L'economia americana è terrorizzata dallo spettro della sovrapproduzione. Ci sono molti beni e poche persone che possono permetterseli. Fondamentalmente avevano creato l'operaio, ma mancava l'acquirente. Paul Mazur, banchiere della Lehman Brothers, disse queste parole: dobbiamo cambiare l'America da essere una cultura dei bisogni ad essere una cultura dei desideri. Bisogna insegnare alla gente a volere cose nuove anche prima che le cose vecchie siano state consumate del tutto. Fondamentalmente una cultura malata del desiderio, ma non il desiderio come una spinta verso un benessere comune per sé e per i propri cari. Non la ricerca della serenità, ma un desiderio al possesso incontrollato a beneficio sempre, indovina un po', della solita elite. Ma cosa manca quindi alla scuola di oggi?
Beh, sono passati quasi 200 anni dalla creazione del sistema scolastico statunitense e poco più di 100 da quello italiano. E tutto è rimasto immobile. I pochi cambiamenti che sono stati fatti hanno sempre avuto l'unico scopo di mantenere lo status quo. Oggi nelle scuole non c'è spazio per una reale preparazione al mondo del lavoro. Non c'è la volontà di aggiornare e preparare i docenti a un mondo che corre sempre più veloce. Manca ad esempio lo studio della psicologia, che è importante per capire tutti i complessi processi della mente umana. Non c'è alcuna educazione al sentimento e non esiste nemmeno una sana educazione né alimentare né finanziaria. Anzi, cosa fanno? Spesso creano dinamiche divisive, allontanano i ragazzi e non li stimolano a un reale confronto costruttivo e alla collaborazione. Quello che fanno invece è stimolarli al giudizio e all'isolamento. Infatti vieni valutato sulla tua capacità di memorizzare e non su creatività e spirito critico, che in realtà sono la vera intelligenza. Funziona tutto al contrario. Prima ti insegnano una lezione e poi ti fanno il test, giudicando e stimolando anche l'identificazione dello studente verso il voto. Nel mondo reale non funziona così. La vita prima ti fa il test e poi dopo il test si impara la lezione. Ed è normale. Pensaci, solamente sbagliando si impara davvero. Con il giudizio invece si istigano i ragazzi fin da piccoli ad essere molto severi con se stessi, ad essere i loro peggiori giudici, e quindi nel tempo poi sviluppano la paura di fallire e di non essere abbastanza. E questo, se ci pensi, è scoraggiante per tutti gli studenti e li porta piano piano a spegnere i propri sogni, spingendoli ad essere bravi esecutori e a diventare quindi una brutta copia di tanti altri. Sembra che il sistema scolastico sia una bolla a sé, intoccabile e immutabile, e se ci pensi lontana anni luce dalla realtà, ma sempre pronta a sfornare menti utili per gli scopi di pochi. Lo sciopero di 24 ore di medici e infermieri contro manifestazioni in tutta Italia. Anche qui è doverosa un'importante premessa. Le anomalie del sistema sanitario di cui parleremo non hanno nulla a che vedere con infermieri, medici e ricercatori che ogni giorno si prendono cura della nostra salute. Gli infermieri sono sottopagati e spesso costretti a turni infernali nei pronto soccorsi. Alcuni medici illuminati, oggi come in passato, danno un contributo inestimabile all'umanità. Basti pensare al primo trapianto al mondo di cuore fermo da 20 minuti avvenuto proprio in Italia qualche anno fa a Padova. Intervento straordinario che apre la possibilità di incrementare del 30% il numero di organi disponibili per i pazienti. O a quante vite hanno salvato alcuni medici operando in zone di guerra. Un altro esempio è quello di Marie Curie, che grazie al suo studio sulle radiazioni ha portato la medicina e la chimica verso territori mai esplorati prima. Studi purtroppo che le sono costati anche la vita. Quello che voglio mostrarti ora, infatti, è il marcio che si nasconde dietro al lavoro e il sacrificio di tante persone per bene. Quello che voglio farti vedere è il potere occulto di Big Pharma. All pharmaceutical companies are looking for what they call a blockbuster. Nel 2015 Martin Shkreli, gestore di un grande fondo speculativo, acquista i diritti di sfruttamento del farmaco Daraprim e ne aumenta il prezzo del 5000%. A chi gli domanda se oggi rifarebbe la stessa scelta, ecco cosa risponde. Penso che avrei alzato il prezzo ancora di più. È questo che avrei fatto. Perché? Trovo che i prezzi nel settore sanitario siano troppo rigidi. Con un incremento maggiore avrei ottenuto più profitti per i nostri azionisti. Ed è questo il mio obiettivo. Nessuno lo vuole ammettere e non ne siamo fieri, ma viviamo in una società capitalista e queste sono le sue regole. I miei investitori si aspettano il massimo dei profitti e io non mi accontento del minimo o della metà. Il massimo dei profitti per i miei azionisti. In pochi secondi cade il velo e osserviamo occhi negli occhi il reale volto di Big Pharma. Other guys in front. Okay. No, all the way over. In seguito Martin Shkreli verrà arrestato per frode finanziaria. Tutto risolto, giusto? Il sistema ha finalmente espulso una mela marcia.
Beh, niente di più lontano dalla realtà. Quello che è successo è che il sistema ha usato un uomo, lo ha reso il cattivo per eccellenza e poi l'ha scaricato proprio come se fosse un rifiuto. Il mostro è stato sconfitto, ma il Daraprim non è mai più sceso di prezzo. Ma che cos'è Big Pharma? Beh, per Forbes oggi esistono ben 35 società del settore farmaceutico con utili ben superiori ai 10 miliardi di dollari l'anno. L'americana Johnson & Johnson, con un volume d'affari di 83 miliardi di dollari, è in testa a questa classifica. Poi ci sono la Svizzera Roche, la Bayer in Germania, in Cina Sinopharm e in Francia Sanofi e così via. Un gruppo di società che con il tempo hanno comprato con politiche d'acquisto aggressive le concorrenti e hanno creato così una sorta di circolo chiuso. Ma è giusto che la nostra salute sia nelle mani di pochi? E soprattutto, è giusto che la nostra salute debba passare addirittura per il voto di un consiglio d'amministrazione e rispondere a esigenze puramente economiche? Un'ONG svizzera, la Public Eye, ha analizzato circa 3.000 pubblicazioni scientifiche negli ultimi anni. Ha evidenziato come anche la pandemia abbia mostrato a tutti definitivamente il modello d'affari di Big Pharma con profitti stratosferici, a scapito proprio della nostra salute. Nella loro pubblicazione, tra le altre cose, si legge come Albert Bourla, amministratore delegato della Pfizer, il giorno dell'annuncio del vaccino anti-Covid-19 vendette il 62% delle sue azioni, guadagnando in un sol colpo oltre 5 milioni e mezzo di dollari. Dallo studio è emerso anche che negli Stati Uniti 39 dei 40 rappresentanti del potere legislativo che hanno ricevuto i più importanti contributi delle società farmaceutiche siedono nelle commissioni sulla salute. Ora la vera domanda è: vogliono curarci o renderci curabili? Sono 4 i punti cruciali sul quale puntare il dito. Numero 1. Le grandi aziende farmaceutiche puntano tutto sul trattamento della patologia, anziché sulla prevenzione. Poiché il profitto delle aziende farmaceutiche dipende dalla vendita di farmaci, il loro interesse è quello di evitare la prevenzione, poiché ovviamente potrebbe ridurre la domanda di farmaci. Numero 2. L'influenza che Big Pharma ha sulle politiche sanitarie. Le grandi aziende farmaceutiche hanno un'influenza significativa sulle politiche sanitarie degli stati attraverso lobby e finanziamenti politici. Il fine? Come abbiamo già detto, il trattamento della patologia piuttosto che la prevenzione. Punto 3. L'influenza sull'istruzione sanitaria, sulle università e in generale sulla formazione dei medici. Big Pharma, con donazioni a pioggia, indirizza la linea sanitaria per le nuove generazioni di medici. Ad esempio, le associazioni professionali mediche britanniche hanno ricevuto da Big Pharma tra il 2015 e il 2022 oltre 9 milioni di sterline. O per restare in Italia, il Codacons ha pubblicato sul proprio sito la lista di medici, aziende ospedaliere e università finanziate dal colosso britannico GSK, con oltre 10 milioni di euro annui tra il 2015 e il 2018. Per non parlare delle numerose università direttamente fondate dalle stesse case farmaceutiche. Punto 4. Il disinteresse per le cure non profittevoli. Le stime più recenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità indicano che nel 2016 c'erano più di 1,9 miliardi di persone in sovrappeso, di cui 650 milioni erano addirittura obesi. Sono 4 le industrie che causano 1/3 delle morti prevenibili globali. Queste industrie sono i combustibili fossili, l'alcol, il tabacco, ma non si parla mai dell'ultima, che probabilmente è la più importante: l'industria degli alimenti e delle bevande in salsa. The doctors were less than optimistic. And worst meals. When I'm eating, I feel good, I feel happy. Questo implica, solo per fare un esempio, un aumento solo in Italia di casi di diabete dal 2019 al 2022 del 14%. E indovina? I farmaci contro il diabete negli ultimi 10 anni sono aumentati di prezzo del 262%. La prevenzione semplicemente al sistema non conviene. L'ennesimo circolo vizioso. Un altro tema cruciale è quello della salute mentale. Come abbiamo visto, un italiano su 5 utilizza psicofarmaci. E questo perché manca una vera e propria educazione a riguardo. Oggi le patologie o disturbi mentali sembrano essersi moltiplicati a dismisura. Siamo tutti malati e di conseguenza anche la vendita di psicofarmaci è incrementata. A questo proposito voglio farti un esempio. Sai chi sono i bambini orchidea?
È il 1996 e un gruppo di ricercatori, dopo investimenti milionari e migliaia di iscritti, sembra finalmente aver trovato la causa genetica della depressione. Scoperta sensazionale perché scoprire il gene di una malattia vuol dire essere preparati, prevenirla o curarla per tempo. Nasce così la teoria dei bimbi orchidea, ossia persone i cui geni hanno minore resilienza in determinate circostanze ambientali e quindi sono più predisposte allo sviluppo di patologie psichiatriche. Poi dopo 20 anni arriva un nuovo studio condotto su 600.000 pazienti e magicamente non è emerso alcun legame tra i geni studiati e lo sviluppo di malattie psichiatriche. Si legge: la depressione è un disturbo multifattoriale e poligenetico, legato quindi ad esperienze ambientali, personali e anche un numero elevato di geni che però contribuiscono in maniera molto ridotta all'insorgere del disturbo. I bambini orchidea semplicemente non esistono. Fin qui abbiamo visto sia come la scuola ci insegna a rispondere a comandi che poi nella vita reale ci portano quasi sempre verso un'insoddisfazione cronica, sia la sanità che ha la necessità di curare i sintomi, altrimenti il castello economico creato da Big Pharma non starebbe in piedi. Ma c'è un altro sistema, forse il più grande tra tutti, ed è proprio quello che regola l'esistenza di ognuno di noi, il sistema economico. Down over 16%, Dow at the same time has fallen about 18%. E ha deciso di alzare i tassi di interesse di 4%. Partiamo da un'immagine fantastica, quasi onirica. Immaginati come un fabbricante di nuvole. Il cielo azzurro, il sole splende e tu crei la tua nuvoletta bianca che incornicia il paesaggio che sembra dipinto. Poi arriva una raffica di vento e distrugge la tua nuvola. A te quella nuvola piaceva molto e quindi un po' deluso cominci a crearne un'altra. Quando è finito la guardi soddisfatto, ma di nuovo arriva una folata di vento e la dissolve. E pensaci, la tua vita non ricorda un po' quella di un fabbricante di nuvole. Infatti anche nella vita, come le nuvole, i soldi in un attimo rischiano di volare via. La mattina infatti vai a lavorare, guadagni dei soldi al fine di vivere in un mondo governato dal sistema economico. Quello che guadagni, se ci pensi, ti basta a malapena per pagare il mutuo, le bollette e poco altro. Spendi tutto. Ma ricordi cosa diceva Paul Masur della Lehman Brothers? Dobbiamo creare una cultura dei desideri. Quindi dovrai guadagnare un pochino di più per acquistare beni e servizi che senti il desiderio di possedere. Farai degli straordinari e il tempo libero diminuirà ancora di più. Ma così sarai finalmente felice, giusto? Sbagliatissimo. Come il fabbricante di nuvole, guarderai soddisfatto la tua nuvola fino alla prossima folata di vento. Perché l'asticella del desiderio si alzerà continuamente e i soldi che guadagnerai non saranno mai e poi mai abbastanza. Allora cerchi addirittura un secondo lavoro, ma non basta neanche quello. La giornata è fatta di sole 24 ore. E infatti la soluzione te la offrono su un piatto d'argento le banche. Prendi un prestito, un mutuo e paghi a rate. Ti indebiti per oggetti che in fin dei conti non sono neanche tuoi. Ma poi ti rendi conto che comunque sia hai speso tutto e non ti resta niente. E quindi è un'unica via, quella che altri hanno costruito per te. Abbassare la testa e tornare al lavoro. Così purtroppo però ti neghi la possibilità di fiutare e cogliere nuove soluzioni. Mi dispiace dirtelo, ma grazie a questo circolo vizioso non potrai mai emergere e cambiare la tua situazione finanziaria. Il sistema economico, ricorda, ha tutto l'interesse a tenerti bloccato in queste abitudini distruttive e infatti cerca di influenzarti ogni giorno. Vogliono che continui a spendere piuttosto che investire. Vogliono che pensi a breve termine piuttosto che a lungo termine. Inoltre questo è un sistema che aumenta la disuguaglianza sociale. Solamente alcuni possono realmente accedere alle risorse finanziarie che il sistema offre. E mentre c'è chi riscatta tutti gli anni ottimi interessi e guadagna sempre di più, tu paghi interessi sempre più alti su prestiti e mutui. Essere in debito vuol dire fondamentalmente essere schiavo di qualcuno. E così ci dicono che il debito sia normale. È l'unica via. Ti fanno credere che non sia possibile una vita senza casa di proprietà e quindi senza mutuo. Tutto nasce sempre da lobby e poteri accentrati nelle mani di pochi. L'attuale sistema economico nasce grazie ad una delle famiglie più potenti di sempre, la famiglia Rothschild. Banchieri che pensa sono azionisti sia della Federal Reserve americana che della BCE, la Banca Centrale Europea.
Ma questa è solo la punta dell'iceberg. Solamente 9 stati al mondo non hanno la famiglia Rothschild nel consiglio d'amministrazione delle loro banche centrali. Solo 9 stati al mondo. Come abbiamo già visto nel sistema sanitario, quando il potere è nelle mani di pochi, accadono inevitabilmente due cose. La prima è quella che il sistema stesso diventi opaco e poco trasparente. La seconda, forse la più grave, è che chi detiene un privilegio non lo lascerà mai a nessun altro e userà qualsiasi metodo per riaffermare giorno dopo giorno il proprio status. Ora prova ad immaginare il sistema economico come un vasto oceano, ricco di risorse e opportunità. In questo oceano le persone navigano su barche di varie dimensioni e forme, ognuna cercando di raggiungere la destinazione desiderata. Il successo finanziario, la sicurezza economica, la realizzazione personale. Molti navigano su piccole imbarcazioni, mentre i potenti su navi molto più grandi. Ad un certo punto, nel corso del tempo, l'oceano subisce un cambiamento drammatico. Le correnti, che una volta erano fluide e prevedibili, diventano turbolente e imprevedibili. Spingono tutti pericolosamente fuori rotta. Queste tempeste rappresentano le crisi economiche, le recessioni, gli shock finanziari che colpiscono periodicamente il sistema, mettendo però a dura prova la resilienza delle persone comuni e delle loro imprese. A questo punto, infatti, le piccole imbarcazioni rischiano tanto. L'impatto con gli scogli potrebbe essere fatale per molte di loro. Le grandi navi dei potenti, invece, nonostante qualche scossone, riusciranno a mantenere la rotta verso la terraferma. Le risorse dell'oceano, prima alla portata di chiunque seguisse la rotta, sono ora monopolizzate da grandi transatlantici che restano impassibili ad ogni agente atmosferico. Queste grandi navi, inoltre, non hanno alcun interesse a soccorrere le piccole imbarcazioni. Così avranno una rotta libera e raggiungeranno più facilmente la destinazione che si erano prefissate. Attraverso accordi e alleanze si assicurano una via sicura nonostante le turbolenze. Oltretutto, queste grandi imbarcazioni, a differenza delle più piccole, sono dotate di mappe dettagliate e strumenti sofisticati di navigazione che consentono loro di evitare le insidie e tracciare rotte sicure verso il successo. E tutti gli altri? Beh, alcuni si salveranno e magari eviteranno all'ultimo l'impatto con gli scogli. Altri saranno fortunati e magari riprenderanno la rotta perduta provando a stare in scia delle grandi navi. Ma purtroppo la maggior parte non ce la farà. Piccole barche sacrificabili nella vastità dell'oceano. 43%. Ricapitolando. 1. Siamo indottrinati fin da piccoli per essere schiavi. 2. Il nostro corpo viene reso schiavo. E 3. I debiti ci rendono ulteriormente succobi di macrosistemi che sembrano praticamente impossibili da sconfiggere. Sembrano impossibili da sconfiggere, ma non lo sono. Ci vorrebbe una rivoluzione, così sì che le cose cambierebbero in meglio. Quando senti questa parola potrebbero venirti in mente, ad esempio, immagini della rivoluzione francese, oppure la rivoluzione americana di fine Settecento, o ancora la rivoluzione russa dei primi del Novecento. Tutte guerre che hanno cambiato i destini di interi popoli a scapito della vita di molti. E purtroppo, seppur in alcuni casi hanno portato a dei cambiamenti, non hanno davvero guarito il problema. Quando rivoluzione significa guerra, non c'è mai reale evoluzione. Quando rivoluzione significa noi contro di voi, non si è mai davvero liberi. La parola rivoluzione è una parola fantastica. Il termine rivoluzione porta con sé un'energia travolgente e un senso di cambiamento radicale e affascinante. È una parola carica di significato, di potenza, in grado di ispirare ed incitare all'azione. La bellezza della parola rivoluzione risiede infatti nella sua capacità di evocare immagini di coraggio, innovazione, speranza. Rappresenta la volontà umana di sfidare e rompere lo status quo, di superare le limitazioni del passato e di perseguire nuovi orizzonti di possibilità. La parola rivoluzione incarna il desiderio innato di cambiamento e progresso e simboleggia il coraggio di rompere le catene dell'oppressione, dell'ingiustizia e dell'inerzia. È un richiamo profondo all'audacia e alla determinazione di lottare per un futuro migliore, non solo per se stessi, ma anche per le generazioni future. Per questo documentario ho scelto di utilizzare la traduzione in inglese di rivoluzione e di scriverla in questa particolare modalità: Revolution.
La parola revolution contiene la chiave della nostra svolta, la soluzione concreta per accedere alla nostra reale e più profonda libertà, l'evoluzione interiore. Adesso voglio dirti cos'è per me la rivoluzione, soprattutto quella rivoluzione che possiamo compiere insieme. Ma prima ti dirò quello che per me non è la rivoluzione. La rivoluzione non è, ad esempio, prendersi con la forza quello che ci manca. La rivoluzione che ti propongo non riguarda la violenza. La rivoluzione non passa per addossare la colpa solo unicamente a chi ci rende infelici e frustrati, né quantomeno al sistema, del quale però dobbiamo essere consapevoli. La vera rivoluzione per la libertà passa da una profonda analisi interiore e della consapevolezza di strumenti mentali, psicologici e spirituali per agire in modo consapevole per il nostro reale vantaggio. Dobbiamo prendere in mano veramente le nostre vite, aprire gli occhi e fare scacco matto al sistema, che a quel punto, anche volendo, difficilmente riuscirà ad ostacolarci. La vera rivoluzione è come una macchia d'olio che si espande velocemente ma nasce da dentro di noi. Dopo aver sottolineato le azioni manipolatorie del sistema, dobbiamo guardare alle nostre responsabilità per evolvere. È troppo facile giudicare chi non ci va bene o accusare il nemico per ciò che stiamo vivendo. Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo visto un film horror. Un mostro che insegue una povera ragazza, un serial killer che uccide degli studenti del college, Dracula. Tutti questi film hanno un elemento in comune che è alla base di una buona sceneggiatura horror: l'alleato scettico. Il protagonista, verso la metà del film, è ormai consapevole che qualcosa o qualcuno minaccia la sua incolumità e quella di chi gli sta attorno. Ma inevitabilmente c'è sempre un amico, un partner, un genitore che non sembra voler credere alle parole del protagonista. Infatti dice: i fantasmi non esistono, non c'è nessun killer, i mostri sono solo nella tua testa. Ed è proprio questo il primo ostacolo che dovrai affrontare in questo tuo percorso di evoluzione: lo scetticismo di chi ti vuole bene. Forse è l'ostacolo più inaspettato. Proprio per questo, a volte è anche il più doloroso. I percorsi di cambiamento, soprattutto quelli interiori e volti a cambiare la collettività, sono sempre visti come l'utopia di folli che non si arrendono allo status quo, all'unica via conosciuta. E la cosa difficile sarà restare coerente, possibilmente con il sorriso, in modo tale da dare l'esempio al tuo alleato scettico, che magari all'inizio riderà dei tuoi sogni. È questa la parola magica: devi essere d'esempio. Non devi convincere nessuno. Prendendoti cura di te, cambiando la tua vita, creerai inevitabilmente un effetto domino positivo intorno a te. Tutti noi conosciamo la famosissima frase I have a dream, pronunciata da questo grande uomo, Martin Luther King. Il suo sogno era un mondo più equo. Fondamentalmente quest'uomo ha lottato per l'uguaglianza razziale attraverso mezzi non violenti. Purtroppo, nonostante i suoi sforzi, è stato assassinato nel 1968 prima di vedere pienamente realizzato il suo sogno di un'America dove le persone fossero giudicate non per il colore della loro pelle. Infatti è arrivato per te il momento di affrontare la parte più difficile del tuo percorso: l'attacco del sistema. Abbiamo visto come i 3 macrosistemi analizzati in questo documentario, l'istruzione, la sanità e l'economia, tendono ad autoalimentarsi. Quando qualcuno, come ad esempio Martin Luther King, diventa più forte del sistema, deve essere fermato. E ora non voglio spaventarti, l'esempio è volutamente forte ed eccessivo, non rischi la vita. Ma voglio analizzare con te i 4 modi che il sistema utilizzerà per interrompere la tua evoluzione. Punto 1. Deresponsabilizzarti. Ti faranno credere che non ci sono soluzioni. Creeranno rabbia e invidia. Ti metteranno contro i tuoi cari e, come in passato, anche in futuro, creeranno ulteriori schieramenti politici, divisioni e guerre psicologiche per farti sentire impotente. Punto 2. Delegittimarti. Chi non segue la strada tracciata dal sistema ha sicuramente qualcosa che non va.
Spesso il processo di delegittimazione si alimenta e al tempo stesso alimenta gli alleati scettici che tenderanno ad allontanarsi da te. Indovina un po' perché? Vorranno evitare di essere scambiati anche loro per persone fuori dalla norma. Punto 3. Scoraggiarti. Il sistema cercherà in ogni modo di rendere i tuoi sforzi vani. Solleciteranno frasi come ormai è troppo tardi, sarebbe bello, ma io non sono ancora pronto per questo, non me lo merito. Frasi che rendono chiunque frustrato e che prima o poi portano all'abbandono di ogni obiettivo. In questo caso puoi prendere esempio da tutte quelle grandi donne e uomini che nonostante tutto sono riusciti a cambiare il mondo. Rosa Parks, Marie Curie, Albert Einstein, Nikola Tesla, Galileo Galilei e così via. Tutti questi e molti altri hanno subito nelle loro vite di tutto. Il sistema ha provato in ogni modo ad isolarli, reprimerli, screditarli e a volte criminalizzarli, ma le loro idee erano così forti che hanno superato qualsiasi ostacolo. Punto 4. L'ultimo modo che il sistema ha per farti rinunciare, forse il più subdolo. Quello che 9 volte su 10 funziona. Premiarti. Comprare il consenso è il modo più semplice e indolore per chiuderti la bocca. Fin da piccoli sentiamo dire che chiunque ha un prezzo, giusto? Ed è proprio questo il fulcro. Tutti noi abbiamo un prezzo e il sistema ha risorse infinite e quindi pagando tutto si ottiene. E anche quando qualcuno si mette in testa di provare a cambiare le cose, finisce per essere conquistato dalle proposte allettanti del sistema o spesso anche dai suoi ricatti. In alcuni casi, coloro che scelgono di non esprimere il loro dissenso potrebbero ricevere benefici personali, favoritismi o anche altre opportunità. Questi individui potrebbero essere ricompensati per la loro conformità, anziché puniti per il loro spirito critico o la loro voce indipendente. Inoltre il conformismo e la mancanza di dissenso possono essere visti come segni di lealtà o integrazione nella struttura di potere già esistente. Di conseguenza, coloro che si allontanano dal dissenso potrebbero essere premiati con un maggiore status sociale o addirittura politico. E non credo ci sia bisogno di fare tanti esempi al riguardo, giusto? Come ho già detto, questo è il metodo più subdolo, ma anche il più efficace per indurre chiunque a rientrare in carreggiata. Ora voglio farti una domanda. Diamo per scontato per un attimo che ogni persona abbia realmente un prezzo come ci è stato detto. Siamo sicuri che il cartellino di quel prezzo sia attaccato solo al corpo? E magari il prezzo che si paga è quello della tua felicità. Ma tu sei veramente disposto a dare un prezzo alla tua felicità? Ho sempre pensato che il deserto, con la sua immensità silenziosa, rappresentasse un po' il viaggio della vita. Spesso ci sentiamo soli mentre attraversiamo terre aride e desolate, incontrando sfide, ma anche opportunità lungo il percorso. Il deserto fondamentalmente è un luogo di solitudine e di riflessione, dove ci confrontiamo con noi stessi e con le nostre verità più profonde. Qui non ci sono distrazioni, solo il silenzio e il vuoto che ci invitano a guardare dentro di noi e a confrontarci con i nostri demoni interiori. Quando davanti a te non c'è nulla, la tua mente vaga tra le ombre del passato e tra le incertezze del futuro. In questo deserto, ogni granello di sabbia racconta una storia. Ogni onda di calore che danza nell'aria porta con sé il ricordo di coloro che sono venuti prima di noi e che hanno lasciato il segno del loro passaggio. Così anche noi, con le nostre azioni e le nostre scelte, lasciamo un'impronta indelebile sulla sabbia del tempo. Spesso viviamo un'esistenza colma di illusioni, credendo di poter trovare la felicità nel successo, nel denaro, nelle relazioni superficiali. Corriamo dietro miraggi, inseguendo una visione distorta di ciò che davvero conta nella nostra vita. Ma forse è arrivato il momento di trovare la vera felicità, di trovare la vera pace. Mi piace pensare che oggi sia il giorno in cui tu che stai guardando questo documentario prenderai finalmente in pugno la tua vita, abbandonando tutte le maschere e le illusioni che ti hanno tenuto prigioniero per così tanto tempo. Senza timore di mostrare le tue vulnerabilità, di ammettere i tuoi errori e di chiedere aiuto.
Perché è vero che il deserto è un luogo arido e per certi versi spaventoso, ma è anche vero che può diventare un luogo di meraviglia e di bellezza. Nelle sue distese infinite possiamo trovare la quiete e la serenità. Quello che ti dico è che puoi davvero essere libero. Libero di essere te stesso, di vivere la tua vita con autenticità e passione. Libero di vivere in equilibrio e di essere sereno. E sai una cosa? Per quanto il percorso potrà sembrarti difficile, con gli strumenti giusti arriverai proprio lì, dove hai sempre sognato di essere. E ti assicuro che non c'è niente di più bello che vedere davanti ai tuoi occhi un orizzonte chiaro, limpido e infinito.